Ciao a tutti e benvenuti a Nizza. È una città poco lontana dal confine italiano, nella splendida Costa Azzurra, che già solo da queste immagini capite perché si chiama così. Ma se volete scoprire una terribile leggenda che riguarda questo tranquillo mercato dei fiori, che però non vende solo fiori, continuate a guardare questo video. Siamo alla Baia degli Angeli, o Baie des Anges. Si chiama così perché, secondo una leggenda, fu proprio qui che degli angeli gentili condussero Adamo ed Eva dopo il loro esilio dal paradiso terrestre. C'è però chi sostiene, forse più prosaicamente, che venivano soprannominati angeli dei pesci anticamente pescati in questo mare, le cui pinne ricordavano ali angeliche. Nizza si trova a non più di 20 km dal confine italiano, in una regione che un tempo apparteneva al Regno di Sardegna, ma che fu ceduta alla Francia nel 1860 in cambio dell'aiuto prestato per liberare dall'occupazione austro-ungarica la Lombardia e il Veneto. Come si può vedere anche nelle targhe dei nomi delle strade, Nizza ha, o meglio aveva, una sua lingua, ben diversa dal francese. Il nizzardo, infatti, era più simile al dialetto ligure. Se un giorno vorrete visitare questa splendida città sul mare, guardate questo video per scoprire le 10 migliori attrazioni che abbiamo selezionato per voi. 10. Chiesa russa di San Nicola. Cominciamo con un'architettura atipica, con queste guglie a forma di cipolla. Siamo nella cattedrale ortodossa di Nizza, la cui costruzione fu voluta dallo zar nel 1912, per dare un luogo di preghiera ai molti russi che soggiornavano a Nizza. È la più grande cattedrale ortodossa fuori dalla Russia ed è stata costruita su modello della cattedrale di San Basilio che si trova in centro a Mosca sulla Piazza Rossa. Possiamo vedere in queste immagini le decorazioni interne. 9. Cattedrale di Santa Reparata. Ecco la più importante chiesa di Nizza, la cattedrale di Santa Reparata, che sorge nella centralissima Place Rossetti. Risale al XVII secolo e, come possiamo vedere, ha la tipica pianta a croce al suo interno ed è in uno sfavillante stile barocco. Qui guardiamo infatti l'abside e poi le cappelle laterali. 8. Parc des Arènes des Cimiers e Museo di Matisse. Saliamo verso l'alto e andiamo a circa 1 chilometro dal centro. Arriviamo al parco presso l'arena di Cimiers. Infatti possiamo vedere qui i ruderi dell'antico anfiteatro di epoca romana, che ha la particolarità di essere molto piccolo per gli standard dell'epoca. Il parco è un piacevole luogo rilassante, pieno di ulivi. Se siete qui non può mancare una visita al Museo di Matisse. L'artista era infatti molto legato a Nizza, dove visse e creò molte opere. 7. Mercato dei fiori. Nella città vecchia di Nizza, non lontano dalla spiaggia, possiamo visitare il mercato dei fiori di Cours-Saleillat. Qui è possibile curiosare tra bancarelle di tutti i tipi, alcune delle quali vendono effettivamente fiori, ma anche frutti, prodotti locali come il famoso sapone di Marsiglia e oggettistica varia. Pochi conoscono una leggenda che tinge di fosco questa allegra piazza di mercato. Pare che nel XVI secolo i cattolici e i protestanti lottassero spesso tra di loro, in modo violento e sanguinoso. Proprio qui sembra siano morte molte persone in modo cruento. Dite che se passiamo di notte troveremo qualche inquieto fantasma? 6. Place Masséna. Eccoci in una delle più belle piazze di Nizza, Place Masséna. Calpestando la caratteristica pavimentazione a scacchi, dirigiamoci verso la Fontana del Sole, che al suo centro ha la statua del dio Apollo. È stata ripristinata solo nel 2010, perché negli anni 70 fu rimossa a causa della sua nudità. Le statue di bronzo nella vasca rappresentano i personaggi mitologici di Terra, Marte, Venere, Mercurio e Saturno. Di giorno non si vedono bene, ma di notte è facile notare, illuminate,
le 7 statue poste su colonne in mezzo alla piazza, che raffigurano 7 scribi. Questi rappresentano i 7 continenti. 5. Place Garibaldi. Altra piazza importante di Nizza è Place Garibaldi, che si chiama così perché nel 1891 fu eretta la statua di Garibaldi. Pochi sanno infatti che l'eroe nazionale italiano nacque proprio qui a Nizza, nel 1807. Oggi l'ampia piazza è un luogo di ritrovo e qui vi sono molti bar e ristoranti. 4. Promenade des Anglais. La via più famosa di Nizza è senza dubbio la Promenade des Anglais, ovvero la passeggiata o lungomare degli inglesi. Infatti fu la comunità inglese residente a Nizza a finanziare la Promenade e iniziò a esistere negli anni 30 dell'Ottocento. Oggi la Promenade si estende per circa 7 km e si può passeggiare accanto agli stabilimenti balneari e alle spiagge libere, oppure sedersi sulle caratteristiche sedie blu per guardare il mare o rilassarsi leggendo un libro. Attualmente ci si può sedere gratuitamente, ma pochi sanno che nel dopoguerra occorreva pagare il biglietto presso les Chaisières. Si affaccia sulla Promenade e sul mare il famoso Hotel Negresco, il più chic e costoso di Nizza. Noi l'abbiamo visto da fuori, ancora non possiamo permetterci di entrare. 3. Tour Bellonda. Consigliamo di salire le scale per arrivare alla Torre Bellonda, una fortificazione del XIX secolo. Proprio da qui, secondo noi, è possibile vedere il più bel panorama di Nizza e della Costa Azzurra. Ma sapete perché Nizza, o Nice in francese, si chiama così? Pare che i greci la chiamassero Nicaia, in onore dell'omonima dea della vittoria, per festeggiare una vittoria militare contro il vicino popolo ligure. Scendendo dalla Torre Bellonda, possiamo passare per la grande scritta I Love Nice, perfetta per farsi qualche selfie. 2. Collina del Castello. Consigliamo di arrivarci usando il trenino turistico per evitare qualche centinaio di scalini, altrimenti potete andare a piedi. Abbiamo letto dopo esserci stati che c'è anche un ascensore gratuito, ma non siamo riusciti a trovarlo. Qui sopra potrete ammirare le vestigia della cattedrale e da questa terrazza uno stupendo panorama di Nizza. 1. Cibo. In merito al cibo, senza dubbio, Nizza offre spunti interessanti. Consigliamo senz'altro di provare quella che si chiama in dialetto nizzardo Merda de Cannes e che si può trovare in numerosi ristoranti tipici. Ma non abbiate paura del nome. Si tratta di gustosi gnocchi di bietole e patate, di forma particolare, conditi in modo diverso. Qui vi mostriamo la versione ai formaggi. Consigliamo di provare anche la socca, altro piatto tipico, che è sia uno street food che potete trovare anche al mercato dei fiori, sia una specialità servita in diversi ristoranti specializzati. Si tratta di una farinata di ceci, croccante all'esterno e morbida all'interno. Vi ringraziamo per aver guardato questo video. Non dimenticate di iscrivervi e mettere like se vi è piaciuto. Speriamo di avervi ispirato una gita nella bellissima Nizza. A presto!